Ciao a tutte e a tutti, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo Telemann Lenormand. Trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo, nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata. Iniziamo il nostro percorso con l'analisi delle Sibille Lenormand 4, 5 e 6, la casa, l'albero e le nuvole. La prima è la numero 4, la casa associata al Re di Cuori. Nelle immagini che vedete qui a fianco è raffigurata una splendida villa circondata da un giardino fiorito e alberi. Questa villa rappresenta il centro vitale per l'uomo, simbolo di benessere emotivo, stabilità e sicurezza. È un rifugio dal tumulto del mondo esterno, esprimendo intimità e serenità. Tuttavia, grazie al cancello aperto, può anche essere un luogo di apertura e accoglienza. In alcuni mazzi il cancello potrebbe essere chiuso, simboleggiando la protezione di chi vi abita. Le parole chiave sono stabilità economica e affettiva, la famiglia, protezione, equilibrio, luogo di residenza, possedimenti, l'intimità, la comodità, un incontro felice, un momento sereno. In linea generale la casa è una sibilla molto positiva e potente e non subordinata alle altre carte vicine. È anche una carta maestra poiché rappresenta aspetti fondamentali della vita umana, la famiglia, l'amicizia, l'intimità e la protezione. Quando viene estratta promette l'arrivo di una situazione piacevole e rassicurante. Si riferisce alla casa come una residenza, all'ambiente familiare, ai parenti o a chi la frequenta, agli amici o ai vicini. La casa simboleggia un legame profondo e duraturo con una persona o un senso di appagamento verso qualcosa. Questo legame può estendersi anche al campo finanziario o lavorativo, come un felice acquisto immobiliare o un affare vantaggioso. Può simboleggiare un'azienda familiare o un'attività indipendente, anche in smart working, dove il guadagno deriva dall'affidabilità e da una buona gestione economica. Questa sibilla può riferirsi a un gruppo di persone che collaborano per una causa comune. Tuttavia sottolinea anche gli sforzi e il duro lavoro lento ma progressivo necessari per portare a termine con responsabilità ogni impegno quotidiano. Quando si parla di una persona, la casa rappresenta un'indole pacifica e protettiva. È serena, affettuosa e affascinante. Solitamente è sensibile ai bisogni degli altri e agisce con correttezza. Tuttavia, se provocata in modo scorretto, può diventare ostile. Tradizionalmente, la casa può simboleggiare il marito, il compagno, un fratello maggiore, il capo o un parente più anziano del consultante. La casa è rappresentata dal Re di Cuori, che nella tradizione simboleggia un uomo maturo dai capelli chiari. Questa figura è caratterizzata da responsabilità e comprensione, sempre pronta a offrire attenzione e sostegno agli altri. Potrebbe trattarsi di un familiare, un conoscente o un uomo benestante, dotato di grande cultura, empatia e passione. I tempi di realizzazione si estendono su un periodo di un anno. La casa consiglia di mantenere la calma e la fiducia in te stesso, perché ogni sfida è un'opportunità per crescere. Non sei solo in questo percorso, cerca il supporto di chi ti sta vicino e non esitare a chiedere aiuto quando ne hai bisogno. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è l'albero associata al 7 di cuori.
Nelle immagini si può ammirare un maestoso albero verde con un tronco possente che incarna forza e solidità. La sua ombra accogliente trasmette una profonda sensazione di serenità, offrendo un angolo di pace dove riposare, rivivere i ricordi del passato e riscoprire l'energia vitale. Un suo elemento fondamentale sono le radici profonde e intricate, simboleggiano l'approfondimento spirituale e le esperienze passate ancora vive nella memoria. Le parole chiave sono i ricordi, il passato, la riservatezza, l'energia, la vitalità, serenità, spiritualità, lentezza, natura, salute, ripresa dalla malattia, le proprie origini, la radice di una situazione o un problema. L'albero è una carta che, pur essendo subordinata alle carte vicine, assume un ruolo di grande importanza, rappresentando l'ambito della salute sia interiore che esteriore. Quando è affiancata da carte di valore positivo, l'albero simboleggia protezione e supporto da parte di una presenza forte, capace di portare equilibrio e stabilità al consultante. In questo contesto l'albero conferma che le scelte di vita intraprese sono corrette e conducono a successo e soddisfazione. Inoltre l'albero riflette lo stato di salute del consultante. Il suo significato positivo indica una condizione di serenità e tranquillità spirituale che si riflette anche nel mondo esterno. Tuttavia, in presenza di carte negative, l'albero assume un significato diverso. Può indicare una mancanza di volontà, pigrizia, disinteresse e superficialità. Questa combinazione suggerisce poca perseveranza e incostanza nel portare a termine idee o doveri, evidenziando un periodo di stagnazione e mancanza di motivazione. In amore, questa carta rappresenta un potente simbolo di riconciliazione dopo un periodo di crisi in un rapporto sentimentale. Essa indica la possibilità di superare le difficoltà e ritrovare l'armonia perduta. In campo affettivo, la carta simboleggia anche una protezione speciale per gli innamorati, offrendo un rifugio sicuro per coloro che vivono incontri clandestini, nuove relazioni o flirt, anche se questi possono essere a rischio. La carta è un segno di speranza e di rinnovamento, suggerendo che nonostante le difficoltà è possibile ricostruire e rafforzare il legame affettivo. In ambito lavorativo ed economico si preannuncia un cambiamento estremamente favorevole. Questo potrebbe manifestarsi come un'idea innovativa per un progetto che promette grandi soddisfazioni e un'evoluzione della creatività. La situazione generale è destinata a migliorare significativamente con la risoluzione di ogni problema e l'arrivo di tempi migliori. Questo periodo di grande fertilità porterà a un futuro gratificante, caratterizzato da stabilità e prosperità. Inoltre, la sibilla può talvolta annunciare un'eredità inaspettata, una confidenza o un segreto da custodire gelosamente. Potrebbe anche indicare la nascita di qualcosa di importante che avrà un impatto significativo sul futuro. L'albero, quando si parla di personalità, rappresenta una persona fiduciosa, generosa, spontanea e onesta. Questa figura è sinonimo di stabilità e crescita personale, indicando qualcuno che è radicato nei propri valori e che ispira fiducia negli altri. Tuttavia, se l'albero è circondato da carte negative, il suo significato può cambiare drasticamente. In tali contesti può rappresentare una persona infantile, diffidente, egoista e irresponsabile, che fatica a maturare e a sviluppare relazioni sane e affidabili. Il 7 di cuori rappresenta traguardi personali, la soluzione di problemi e successi in ambito sentimentale. Questa carta è intimamente connessa alla sfera mentale, simboleggiando riflessioni, decisioni ben ponderate, creatività fantasiosa, arte ispirata e profonda meditazione. I tempi di realizzazione coprono un periodo di circa 3 mesi e poco più.
L'albero ti consiglia di proseguire il tuo cammino con pazienza, affrontando con coraggio le difficoltà che la vita ti riserva. Prendi esempio da un vecchio albero, resisti, non piegarti e non cedere quando tutto sembra fuori controllo. Riconnettiti alla saggezza interiore per trovare le tue strategie di sopravvivenza. La terza sibilla che andremo ad analizzare è la numero 6, le nuvole, associata al re di fiori. La sibilla delle nuvole è caratterizzata da un cielo molto nuvoloso e minaccioso, presagio di una pioggia imminente e inaspettata per il consultante. Nella maggior parte delle rappresentazioni si vede un piccolo monte con degli alberi sotto un cielo coperto di nuvole. La nuvola a sinistra è scura e minacciosa, pronta a scatenare una tremenda tempesta, mentre quella a destra è limpida e chiara. Tuttavia, tra le nuvole si intravede una scia che fa sperare nell'allontanamento della tempesta e quindi delle difficoltà. Le parole chiave della sibilla sono confusione, dubbi, instabilità, incertezze, problema, minaccia, preoccupazione, invidia, paure, situazioni e verità nascoste, cattivo umore. La carta delle nuvole è considerata negativa e rappresenta i problemi quotidiani, le preoccupazioni. È una carta maestra caratterizzata principalmente dall'imprevedibilità, un evento che può portare confusione e modificare piani già stabiliti. Le nuvole annunciano conflitti, ritardi e contrattempi che generano tensione, dispiacere e tristezza, spesso causati da eventi esterni e imposti dagli altri. Per una corretta interpretazione sarà importante osservare le carte vicine. Se la parte chiara delle nuvole appare dopo una carta, la situazione è meno grave del previsto, il contrattempo è passeggero e di poco conto. Al contrario, se le carte vicine sono associate alla parte scura delle nuvole, le cose prenderanno una brutta piega, portando preoccupazioni per un periodo più o meno lungo. Nella vita sentimentale la carta delle nuvole preannuncia una fase di incertezza e confusione nei sentimenti della coppia o di tristezza per i single. Qualsiasi situazione si stia vivendo richiede un esame accurato. Il comportamento migliore è agire con tatto e prudenza, poiché la poca chiarezza dei fatti può nascondere insidie che potrebbero peggiorare le cose. Con questa carta ci si deve aspettare cambiamenti in arrivo, sia positivi che negativi. Inoltre questa sibilla suggerisce che è giunto il momento di portare alla luce questioni che ribollivano da tempo, dissipando così la tensione accumulata. Nelle questioni pratiche e lavorative, la sua imprevedibilità può generare tensione e nervosismo. Situazioni come spese impreviste, bollette extra da pagare, guasti improvvisi, litigi per questioni finanziarie, ritardi, appuntamenti mancati o posticipati e vari contrattempi possono creare un clima di stress. Questi imprevisti non solo disturbano la routine quotidiana, ma possono anche influire negativamente sulla produttività e sul benessere generale. È importante affrontare tali situazioni con calma e pianificazione per minimizzare l'impatto negativo e mantenere un equilibrio tra vita personale e professionale. Le persone caratterizzate dalle nuvole tendono ad avere una personalità agitata e indecisa, spesso si mostrano nervose e facilmente esaurite, il che può renderle inaffidabili in situazioni di stress. Questi individui possono essere influenzabili e corruttibili, mostrando una scarsa capacità di ingegno e creatività nel portare a termine i propri compiti con efficienza. La loro natura instabile e la mancanza di determinazione possono ostacolare il raggiungimento dei loro obiettivi, rendendo difficile per loro mantenere un impegno costante e affidabile.
Le nuvole corrispondono al Re di Fiori, una carta che rappresenta un uomo capace di essere una guida attenta e di fornire un valido sostegno grazie alla sua responsabilità e onestà. Questo individuo è visto come un punto di riferimento affidabile in grado di offrire consigli saggi e supporto concreto. Oltre a queste qualità personali, la carta del Re dei Fiori, a differenza delle nuvole, porta con sé significati positivi, indicando l'arrivo di buone notizie e successi in vari ambiti della vita. Che si tratti di carriera, relazioni personali o progetti creativi, questa carta suggerisce un periodo di prosperità e realizzazione. I tempi di realizzazione variano da 2 giorni a diverse settimane. Le nuvole suggeriscono di non prendere decisioni affrettate né di formulare giudizi quando la situazione è incerta e confusa. È preferibile attendere e osservare attentamente ciò che ti circonda per cogliere i segnali giusti e agire in sicurezza non appena sarà possibile. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!